dei disturbi dello spettro autistico. Prego, dottore, si stanno accomodando gli ultimi ritardatari, comunque si è un po' sottigliata la sala per i problemi dello sciopero dei treni. Prego, dottor Di Toro. Allora, buon pomeriggio a tutti. Si avvicini un pochino al microfono, per favore. Spero dopo la pausa pranzo di non conciliare con il sonno, di tenere sveglia e attiva la vostra attenzione. Allora, una breve presentazione personale. Io sono biologo nutrizionista. Dottore, mi perdoni, si avvicini. Mi occupo sono esperto in nutrigenomica e sono genetista forense. Socio fondatore della DD Clinic, che in questo momento proprio in parallelo sta svolgendo un convegno a San Leucio su altri argomenti, fra cui la metabolomica e altre scoperte nel campo della metabolomica. Noi siamo nati quasi per caso, abbiamo avuto la conoscenza con la presidente Venanzi, che praticamente ci siamo conosciuti a questo convegno della Regione Lazio e ci siamo interfacciati proprio perché il nostro approccio è diverso, diciamo, finalizzato a non andare a guardare i risultati finali dei nostri processi metabolici, ma di poter giocare di anticipo, andando a capire a livello genetico e a livello di intossicazione da metalli pesanti come arriviamo poi ad avere un'infiammazione sistemica intestinale e quindi attuare poi dei piani per poter fare in modo di non arrivare ad avere poi i disturbi, la disbiosi e altri tipi di problematiche. Quindi il concetto da cui siamo partiti, che abbiamo visto che la nutrizione non è più un fatto edonistico soltanto di piacere, ma rappresenta un vero e proprio gesto medico. Quindi il concetto di nutrigenomica, dove l'alimento diventa funzionale e va quindi ad avere una specificità nel nostro organismo. Come vedremo, sto un po' anticipando le slide, ma le tratteremo, praticamente siamo partiti dal concetto, quello che ci andava proprio in testa, vedere le cose uguali per tutti. Tutti quanti al centro diabetico, stessa fotocopia, pure storta, a basso indice glicemico, questo, quell'altro, tutti quanti i diabetici erano uguali. Tutti i malati oncologici sono uguali, so di andare controcorrente, i protocolli, questi protocolli stiamo cercando di scardinarli proprio perché rappresentano un vero e proprio catenaccio che mette la medicina che non è più medicina. Come, passatemi, i farmacisti non fanno più i farmacisti. E quindi i medici devono tornare a fare i medici, a poter rischiare anche oltre i protocolli. Ma perché ci sinceriamo dietro i protocolli? Perché così lo dice l'Associazione Italiana dei Farmaci, dice questo, quindi sono inattaccabile. So di avere colleghi in sala che abbiamo sposato questa causa, abbiamo portato anche dei casi insieme e voglio presentare questo aspetto, questa visione, ecco, più o meno della cosa. Voglio andare al passato, presente e futuro. Partendo dal passato, noi veniamo, tutti quanti noi siamo stati nella pancia di mamma, no? E quindi abbiamo subito, in maniera, passate la parola subito, tutto quello che era l'ambiente che la mamma viveva, le sue emozioni, abbiamo parlato di emozioni, e tutto quello cui la mamma si nutriva. Poi siamo nati in un ambiente dove abbiamo respirato cert'aria, abbiamo visto, abbiamo subito delle intossicazioni, perché si parla tanto, ecco, di questi miliardi per pulire l'atmosfera. C'è chi dice poi che la CO2 invece ci serve, non è vero, perché gli alberi si nutrono di CO2, se no sviluppano l'ossigeno. Il vero problema sono le plastiche, su questo sottoscrivo, le microplastiche. Quindi io sono partito in un modo e poi ho indirizzato il tiro, perché per il passato sono partito, l'uomo inquina, la scienza risponde. In che modo? Quantificare i metalli pesanti. Ecco, questo passaggio io l'ho un po' slittato, perché dopo scontato che tutti quanti siamo intossicati. Quindi perché avere un passaggio in più quando io ti do direttamente la terapia? Analisi dello stato intestinale è fondamentale. Test genetico.
perché noi parliamo dell'intestino, tutte queste cose qua, ma chi fa da stampo agli enzimi? Produciamo tutti quanti gli stessi enzimi? Ci sono i polimorfismi? Esistono? E quindi c'è chi un alimento lo metabolizza, chi non lo metabolizza, e quindi si crea una stasi intestinale e ci sta l'aspetto fermentativo, irritativo. Tutti questi pensieri, perché veramente sono stati pensieri, è un processo che nell'arco della fondazione abbiamo affrontato in maniera corale, ha portato avanti questo progetto. Quindi mineralogramma, soluzione, terapia chelante. Insieme all'Università di Bari, il professore Galeandro, che oggi è a Caserta, abbiamo studiato queste terapie, le abbiamo sperimentate anche su noi stessi. Non voglio anticipare, vedremo poi di che cosa parliamo. Però questo è il passato, perché io sono partito dal passato che noi siamo intossicati di base. Però poi per il presente come sto io? Come sono fatto geneticamente? E che benzina posso mettere per il futuro per non fare in modo che da uno stato di pulizia tramite la terapia chelante poi mi intossichi di nuovo. Negli ultimi decenni, come sta scritto, ci sono stati, adesso vado per gradi in questo preambolo iniziale, sostanze che praticamente sono disperse nell'ambiente, nell'aria, nel suolo, nell'acqua e di conseguenza in tutta la catena alimentare. Come dice qua questo rapporto della qualità dell'aria nel 2016, la causa stimata di 467.000 morti premature all'anno in tutto il continente, parliamo dell'Europa, l'inquinamento. Come dicevo, quindi viene dall'aria, dall'acqua, dal suolo e di conseguenza nel cibo. Visto la sede dove ci troviamo, iniziamo dall'aria. Abbiamo mai pensato che i piloti, per esempio, noi abbiamo visto la testimonianza delle Iene, un servizio di 15 minuti dove stava questa hostess che praticamente non riusciva più a tenere gli oggetti in mano, stanca, debilitata, morta. Dice: io sono morta, vivo, respiro ma non vivo. Questa sindrome aerotossica praticamente sono causa di avvelenamento da organofosfati, quelle sono le sigle, sono tutti organofosfati, dove praticamente l'aria immessa nelle cabine praticamente è piena di questi organofosfati che vengono inalati e portano a queste malattie. Tenete conto che hanno trovato in Olanda la soluzione, ma ci sono delle società che non le vogliono adottare per motivi non dicibili in questa sede. I metalli pesanti, come è stato detto prima, quindi non mi dilungo, portano a intossicare la cellula, ma quale parte della cellula? I mitocondri, la nostra centrale energetica. In particolare vanno a inibire la ricostruzione delle creste mitocondriali. Le creste mitocondriali sono addotte al trasporto della catena degli elettroni. La catena degli elettroni sviluppa ATP. Senza questo passaggio che viene inibito da questi metalli pesanti che vanno a mascherare, praticamente la nostra cellula non funziona. Quindi si passa da un passaggio aerobico a un passaggio anaerobico. Inutile dire, e ne parlavamo prima con la Presidente, che appunto questi metalli pesanti portano nell'infiammazione perché si vanno a legare proprio alle cellule dei nostri neurotrasmettitori, e in più questo è un argomento che sto affrontando, se riesco a aiutare questa coppia, poi lì faremo veramente una pubblicazione. Praticamente questi metalli pesanti si vanno anche a insinuare negli spermatozoi e negli ovociti, in particolare però colpiscono più gli uomini. Leggeremo delle cose particolari sulla terra dei fuochi, delle statistiche. Praticamente questi metalli
praticamente si correlano anche ovviamente a quello che quando la mamma ha in feto il bambino ha ritardi mentali, fra cui quelli dell'autismo. Questo è da leggere. La spermatogenesi risente più dell'ovogenesi. Su 160 individui studiati nella Terra dei Fuochi, 6 su 10 presentano alterazioni a carico degli spermatozoi che possono causare infertilità. Qua si parla di alterazioni morfologiche, però in più in questi soggetti con alterazione alla bilancia ossido-riduttiva praticamente la motilità è scarsa. Questa coppia che sto seguendo di Capua, lei l'ho conosciuta che era una ragazza che stava andando verso l'anoressia grave, perdita di capelli, denti e questa. Oggi è perfetta, è una modella se la vedete, però purtroppo il partner che fa il muratore pitta, quindi che usa vernici, che sono sostanze volatili, fra cui sono ricche di cromo e altre cose, praticamente ha un liquido seminale scarsissimo, sia come numero che come vivi, come morfologicamente adatti. Presenza più elevata di concentrazioni di alluminio, cromo, manganese, litio, eccetera, eccetera, sono associate anche alterazioni della motilità intestinale. Questa è una review dove si parla dell'esposizione al piombo e al mercurio che ha effetti sullo sviluppo dei neuroni. Comunque ci possiamo dilungare in tutte le patologie dei metalli pesanti, che noi possiamo sia dosare tramite il mineralogramma. Ho detto però io questo passaggio l'ho un po' superato nella pratica quotidiana. Il dosaggio si fa giusto come nota sui capelli prevalentemente perché ha una memoria di 3 mesi, mentre le urine e sangue sono pochi giorni. È un test poco costoso, facile da fare e poi praticamente escono tutti questi valori. Questo è un dato da interpretare giusto per chi non l'ha ancora mai utilizzato. Voi fra il primo mineralogramma che fate e quello dopo un trattamento trovate più metalli dentro il mineralogramma perché li sta buttando fuori. Molte volte si confondono, dicono che sono aumentati invece no, significa che comunque la terapia sta funzionando. Che terapia sta funzionando? Terapia chelante. Chelante viene dalle chele del granchio, praticamente che sono dei prodotti che vanno a complessare i metalli, li bloccano come le chele del granchio e le espellono. Sono delle flebo dove c'è dentro prevalentemente dei chelanti. Io uso l'EDT a calcico insieme al dosaggi abbastanza importanti di vitamina C e di dosaggi bassi di magnesio. Praticamente questo ione viene catturato dall'agente chelante e viene espulso poi tramite le urine e le feci. Quindi, ritornando alla slide precedente, metalli pesanti inquinanti, terapia chelante, soluzione. Obiettivo secondo, personalizzazione della dieta. Abbiamo passato quindi meccanicamente anche in maniera molto maccaronica, stupida. Ok, in modo tutto pulito, però non ti devo intossicare più. Che devo fare? Devo capire come ti devo nutrire, che ti devo dare a mangiare. Qui devo capire che enzimi stampa il mio DNA. Quindi devo andare a unire la genetica alla nutrizione, da qua la parola nutrigenomica. La procedura del test genetico è un semplice tampone boccale, niente non è invasivo. Io mi appoggio all'Università di Bari, ma ce ne sono tante e tante che invece non sono valide, quindi va fatto un'attenta cernita a chi ci rivolgiamo, dove praticamente in base a questo test poi con le tecniche di biologia molecolare, ovviamente con la TAC polimerasi si fa le solite procedure di denaturazione, amplificazione, sequenziamento e lettura del codice genetico. Quindi questo test praticamente va a vedere, perché ovviamente non è tutto il genoma. Io mi appoggio pure a Dante Labs, che è il laboratorio dell'Aquila, è uno dei più famosi d'Europa, che va al sequenziamento di tutto il genoma. Ma sinceramente nell'applicazione professionale ho trovato molto più pratico questo qui. Mi dà delle risposte. Lei mi dice: sei predisposto al tumore, sei predisposto all'artrite reumatoide, però non mi dà soluzioni, perché poi io non posso affrontare tutti i problemi
perché poi ognuno può cozzare contro l'altro. Questo qua invece è carino perché mi va a vedere una prima parte EALT vita, dove mi va a vedere le predisposizioni di infiammazione, che è il primo step di ogni malattia, il profilo lipidico e una serie di sostanze. Qui mi devo soffermare in particolare sul metabolismo della colina. A tutti, ma proprio tutti i bambini dell'associazione Pangiando, che abbiamo fatto il test genetico, hanno una carenza nel metabolismo della colina. La colina è questa proteina che entra nella ricostruzione delle membrane cellulari, fra cui quelle anche dei neuroni, entra nelle malattie neurodegenerative. Infatti io uso l'L-colina come integrazione a questi bambini. L'altro ambito è il sensor, poi ci stavano una serie di passaggi ancora ripetitivi per questi bambini, carenza di vitamina C, tutta una serie di cose, perché noi quello che abbiamo cercato similitudini, cioè capire se c'è un filo logico nella genetica di questi bambini, e l'abbiamo trovata. A questo poi ci sono le intolleranze al glutine, al lattosio, le varie sensibilità, e poi questo è proprio pratico per chi fa la mia professione, la carta di identità alimentare, dove per ogni singolo alimento, o meglio, gruppo di alimenti, e per ogni singolo alimento mi dice se sono idoneo, poco idoneo, non idoneo o molto idoneo. Che significa? È una questione esclusivamente di frequenza. Quello non idoneo significa che io l'enzima non funziona proprio, che è deputata a metabolizzare quella molecola. Gli altri invece sono gradienti fino ad arrivare al molto idoneo, che sono quelli da preferire nell'inserimento della dieta. Quindi che succede? Io non metto in una macchina a benzina il diesel, perché se io a questo soggetto gli vado a dare il pane integrale o i prodotti senza glutine, senza sapere la sua genetica, lo inquino. La pausa non era casuale. Lo stesso per gli altri tipi di alimenti. Quindi queste intuizioni sono state valorizzate dalla nutrigenomica. Torniamo al concetto iniziale, quindi il cibo non è più un mezzo per apportare calorie, ma diviene proprio uno strumento in grado di migliorare la qualità e la durata della nostra vita. Da qui la nascita del nutracetico, la nutracetica, che sono appunto l'alimentazione funzionale, quindi indica una specifica sostanza estratta dagli alimenti con qualità medicamentose. Qui sono degli esempi. E qua praticamente ci sono delle frasi dove appunto di Anne Wigmore, e concludendo, allora noi abbiamo i mezzi, abbiamo visto che funziona anche oltre i non malati, oltre i malati di varie patologie, oltre ai bambini con diventa un vero e proprio strumento terapeutico. Io finisco sempre con questa cosa. Qualcuno prima ha citato Totò: se potessi, erano 3 fessi e girarono il mondo, perché poi è facile, se avessi fatto, se avessi detto, è questo. Tutto qua, questa era la mia presentazione. Allora, grazie al dottor Di Tuoro. Mentre si prepara la dottoressa Castellano, ringraziamo un altro dei nostri sponsor, che è la Biofarmax. Loro commercializzano integratori alimentari e omeopatici, di cui ci forniamo nell'associazione.